Sì, che può essere sinonimo di prezioso. Ci sono tante cose che sono preziose e sono fragili e vulnerabili, no? Ci sono i figli piccoli, sono fragili e vulnerabili. Certo, ognuno il suo, probabilmente non sempre i figli degli altri. Per cui sì, il nostro lavoro è fragile, il nostro lavoro è vulnerabile, ma io penso sia prezioso. Come in primavera ci sono quei papaveri in giro, no? Nei campi di grano, che hanno quella bellezza straordinaria, ma anche la caducità straordinaria. Cioè, per me può essere un'immagine di una cosa straordinariamente bella e quindi preziosa, però fragilissima, e che racconta un po' il nostro settore, soprattutto quello teatrale, che ha una bellezza intangibile, impalpabile, appunto caduca, anche perché poi non rimane nulla, rimane la sensazione di chi ha visto lo spettacolo, che può raccontare, non riesce a farti entrare nello spettacolo, e tu che non lo hai visto non puoi dire di averne fatto parte. Quindi questo rito ha proprio quella stessa tipo di fragilità, e io penso che questa sia anche la cosa, è un dono questo essere così fragili. Io penso che il teatro, la cultura in generale, ma soprattutto il teatro, ha bisogno di trasformare questa fragilità, cioè farla diventare arte, l'arte di essere fragili, di trasformare la fragilità in canto. Per cui sì, sono assolutamente convinto che ci sono cose fragili, ci sono cose vulnerabili, preziosissime. Ma guarda, io credo che il Covid ha veramente scoperchiato una serie di problematiche che il nostro settore si porta dietro atavicamente. Su tutta la mancanza di ammortizzatori sociali per tutto un comparto che non è solo riferito agli attori, è riferito a tutte le maestranze, a tutti i tecnici, a tutti i macchinisti, a tutti gli scenografi, a tutti i sarti, agli autori che si ritrovano a non avere degli strumenti o dei paracaduti che possano salvaguardare il momento in cui sono fermi, o continuano a scrivere ma in un momento in cui probabilmente nulla di quello che scriveranno viene messo in scena. Questo secondo me è stato il lato più fragoroso, è stata la cosa più clamorosa, e mi sembra che forse anche con tantissimi ritardi, però mi sembra che lo Stato se l'è posto il problema. Parlare di un sostegno anche ai lavoratori dello spettacolo che hanno fatto 7 giornate lavorative vuol dire che comunque c'è stato un tavolo di concertazione forte che ha fatto passare delle cose. Però questa cosa fa riflettere, fa paura, perché evidentemente c'è tanto nero nel nostro settore. Sappiamo benissimo che ci sono tantissimi tecnici che lavorano, attori mal pagati che preferiscono avere meno giornate lavorative, di prove, e riuscire ad avere qualcosina in più proprio nelle tasche. Allora bisogna capire come riuscire a abbassare le tasse sia per le imprese di produzione e poi per i lavoratori, e riuscire a far uscire la gente che lavora dal nero. Un meccanismo che subito salta all'occhio dopo una situazione del genere. I 600 euro di bonus, io so di tantissimi amici che lavorano tutto l'anno che non l'hanno viste. Poi vabbè, siamo con un decreto ministeriale dai tempi post-fascisti, per cui problemi atavici di questo settore, anche la nuova divisione della stabilità, insomma, ha dei lati virtuosi, ma ha dei lati che invece hanno forse affossato anche il mercato e il concetto di giro, che invece è uno dei concetti su cui si fonda proprio il meccanismo teatrale italiano. Noi abbiamo un meccanismo di tanti piccoli teatri in ogni comune d'Italia, e abbiamo delle compagnie che vivono proprio del giro, per cui si sono creati anche delle grosse discrepanze con l'ultima riforma del decreto.
staremo a vedere. Bisogna stare ai tavoli di concertazione e migliorare dei meccanismi di circuitazione e di produzione, non avere questa bulimia di nuove produzioni perché il mercato te lo impone. Ma chi è che me lo impone? Ma perché? C'ho un bello spettacolo di 3 anni fa che va benissimo dovunque è arrivato, perché devo correre a fare una cosa nuova? Sono meccanismi malati nei quali spesso cadiamo noi stessi, operatori culturali, noi direttori artistici, che abbiamo bisogno di una cosa nuova perché se abbiamo la cosa nuova viene il critico, c'è un punteggio in più dal FUS, perché se sei sostenuto dal FUS e c'hai delle prime nazionali hai un punteggio maggiore, e tutte queste cose possono essere calmierate e dare invece la possibilità di dare gambe robuste agli spettacoli che facciamo, farli girare fino in fondo. Le compagnie gli viene chiesto di produrre in maniera bulimica, in maniera folle. Invece no, prendiamoci il tempo di mantenere il repertorio e dare la possibilità che questo repertorio venga visto. Oltre alla frustrazione artistica, perché tu magari fai un lavoro di regia piuttosto che un lavoro su un personaggio e lo fai 4 volte, fa male, cioè tu devi riuscire a dare minimo quelle 30-40 repliche a uno spettacolo per far sì che anche gli attori si trovino tutte le sfaccettature di quel personaggio, si possano innamorare di quel progetto che hanno fatto per un tempo, perché se no uno lo fa 4 volte, 6 volte e poi gli viene chiesta la cosa nuova, è frustrante e soprattutto non cresci. Gli attori dell'ultima generazione, secondo me, quelli che hanno avuto la possibilità di crescita sono quelli che hanno lavorato con i teatri statici, perché lo sviluppo del personaggio e la possibilità di starci dentro per un tot di repliche ha dato la possibilità a questi attori di migliorarsi nella pratica. Dopo possono accantonare quel personaggio e farne un altro. E arrivi con un bagaglio nuovo, con un bagaglio maggiore, con una ricchezza di palco, ricchezza di pensiero, ricchezza di riflessioni fatte sulle dinamiche di quel personaggio, di quel testo, di quella regia, eccetera. Che ne so, Fausto Russalesi, cioè, sono diventati importanti e hanno acquisito un peso perché hanno avuto la possibilità della pratica. Non bisogna perdere di vista questa cosa, la possibilità che gli spettacoli abbiano vita anche per questo motivo. Quindi non solo in termini di impresa, perché io, Scena Verticale, un prodotto devo farlo girare. Quando ero piccolo io volevo fare il supereroe e per anni ci ho creduto, cioè mi disegnavo il costume, sapevo, prima avevo dei colori più sgargianti, poi mi ero reso conto che la notte erano troppo vistosi. L'unica cosa che non avevo ancora capito è come monetizzare le mie performance. Mi rendo conto, ma questo col passare degli anni, negli ultimi anni mi rendo conto che mi sarebbe piaciuto fare l'insegnante. Nella mia pratica teatrale c'è anche la didattica, a cui ho sempre dedicato tempo, passione, e mi accorgo che è una cosa che mi piace molto fare. Porto avanti i laboratori, sto da anni a mollo con adolescenti, con disabili, e so che mi piace far parte della loro formazione. Lo sento con profonda responsabilità, per cui sì, professore, il docente l'avrei fatto, mi ci vedo. Materie umanistiche, no? Come cantava qualcuno anni fa, delle tue parti la matematica non sarà mai il mio mestiere.
Guarda, Scena Verticale l'ho fondata con Saverio, era il 92, quindi c'è veramente tanti anni fa. Io ero un ragazzo, avevo 23 anni, e da allora ad oggi, momenti di estrema vulnerabilità e di estrema paura che tutto andasse a rotoli, ce ne sono stati tanti, tanti, non saprei raccontarsene uno. La scelta di fare compagnia, di rimanere in Calabria, di ostinarsi a rimanere in questo territorio, a far diventare la nostra terra da matrigna a madre, foriera anche di stimoli artistici, stimoli poetici, è stata una scommessa che oggi possiamo dire aver vinto in qualche modo, o comunque averci dato tante soddisfazioni, ma è stata pesante. Ironizziamo spesso con Saverio Contettino che noi stiamo in trincea da sempre, noi abbiamo l'elmetto in testa da sempre, per cui poi alcuni tsunami nazionali noi li viviamo con una tranquillità dovuta al fatto che noi siamo sempre lì a tenerci le cose, a aggrapparci per non essere spazzati via. Quando ci dicevano non c'è una legge regionale e non si riuscirà mai a fare, noi negli ultimi 20 anni siamo riusciti a far varare 2 leggi di settore regionali. In un posto dove non c'era il teatro contemporaneo, men che meno un festival, ci siamo ostinati e convinti che un festival di contemporaneo si potesse fare anche in una cittadina ai piedi del collino di 20.000 abitanti. Quindi ci sono tante vittorie, ma intorno a queste vittorie ci sono stati momenti veramente duri, veramente duri. Ho avuto la fortuna di stare nei primi anni della vita di Scena Verticale dai genitori di Saverio. Cioè, io sono stato a casa dei genitori di Saverio per anni, loro hanno avuto un figlio in più, e io dico sempre che i genitori di Saverio sono stati la prima istituzione. E onestamente è stata dura, ma oggi non mi vergogno di dire che siamo stati a casa di Saverio, perché non ce la facevamo. Però abbiamo pensato che bisognava passare questo karma, perché sennò era facile dire vabbè, non si può fare. Invece l'ostinazione di continuare ad arare un terreno sassoso, arido, ha dato i suoi frutti. Però dietro quei frutti c'è tanta amarezza anche. Però insomma abbiamo, almeno io personalmente, ma anche Saverio, perché se no non saremmo qui, abbiamo poi tenuto il timone ben saldo in mano e abbiamo continuato ad andare avanti. E non era un'ostinazione naturalmente ottusa, perché noi sapevamo i nostri limiti, sapevamo dove potevamo arrivare, però abbiamo sempre creduto che lavorando con grande passione, con convinzione, sia in termini artistici che in termini imprenditoriali, di impresa, si raggiungono degli obiettivi. Una cosa che forse è capitato adesso a tante persone proprio grazie alla quarantena, imparare la pazienza dell'ozio. Ecco, noi questa cosa l'abbiamo dentro. Noi siamo sempre stati pazienti anche rispetto alle cose che sembrava non fiorissero, si perdessero in una sonnolenza degli altri. E noi invece abbiamo continuato a lavorarci e ad attendere che delle cose cambiassero, e nel momento in cui cambiavano non eravamo pronti a riproporre la nostra scelta, perché in questa quarantena ho visto tanta ansia da parte dei miei colleghi, no? Quindi questa è anche un'altra forma di bulimia, stare sui social, essere presenti, confrontarsi, capire, riunirsi, chattare. Invece noi siamo ritornati nell'attesa, pazientemente, stando anche in questo momento un po' alla finestra, magari prendendo appunti, magari sognando, magari guardando come si muovono gli altri, e penso che tornerà utile nel momento in cui ripartiremo.
partendo dal presupposto che io sono di quella, di quella scuola di pensiero che il teatro esiste in quel semplice, magico rito dell'incontro fisico tra delle persone che si riuniscono per ascoltare qualcun altro che racconta una storia, molto semplicemente, e che avviene in quel rito lì, nella scelta di uno spazio, nella scelta di un luogo, nella scelta di un tempo in cui queste persone si riuniscono e chi da una parte, chi dall'altro respira insieme nel momento in cui si racconta una storia. Per me è quello. In questo momento non si può fare. Intanto dico pazienza, come dicevo prima, no? Pazienza, pazienza. Poi naturalmente siamo anche degli uomini che devono anche mangiare, oltre che avere sempre un fuoco dentro che vi fa venire voglia di fare cose. Possiamo inventarci delle cose. Le nuove tecnologie, le piattaforme possono farci avere delle intuizioni e usare questi media per raccontare qualcosa, però non lo chiamerei teatro. Il teatro si fa in un modo, poi posso usare una piattaforma per raccontare un'esperienza di produzione. Non riprendo l'Antigone e ti propongo l'Antigone perché non credo che possa avere la stessa efficacia di te che lo vedi dal vivo, però posso in qualche modo raccontartela, posso avere un modo diverso di avvicinare un pubblico curioso ad una cosa che poi sarà lo spettacolo dal vivo Antigone, oppure inventare altre forme. Io in questo periodo ho provato a cimentarmi in una drammaturgia costruita per frammenti e ho utilizzato la piattaforma WhatsApp, piattaforma di messaggistica istantanea utilizzata da tutti noi, messa al servizio di una drammaturgia che avesse però le regole di quella modalità, di quel media lì. Per cui ho provato a costruire un testo che potesse avere la brevità dei messaggi WhatsApp, la brevità dei messaggi vocali e però riuscire a raccontare una storia. Non è teatro, però io ho usato tutti gli strumenti del teatro. Ho fatto una regia di questa piccola pièce, di questa chat novela l'ho chiamata io, perché ho scelto cosa mandare per video, cosa mandare per audio, come fare il video, che foto mandare, fare le inquadrature delle foto, scegliere la musica, come tenere vivo e desta l'attenzione dello spettatore nei giorni, perché era una storia che si dipanava in più giornate, per cui arrivavano più messaggi in più giornate, e quindi c'è stato anche un lavoro registico. C'è tanto teatro in questo esperimento, ma non è teatro, cioè è un'altra cosa. Guarda, nel momento in cui abbiamo la possibilità di ripetere e ricreare il rito del teatro, quindi della compresenza di pubblico e di attori in scena, io penso che ogni artista troverà il suo modo. È difficile dire come, quando e soprattutto per quanto tempo può durare questa cosa, cioè sarà solamente per un periodo emergenziale oppure poi diventerà possibilità utilizzata anche nella normalità. Questo è difficile da dire. Io, insomma, mi è capitato già di dirlo in altre situazioni, vorrei che lo Stato provasse a immaginare insieme ai teatri, a inventarsi i protocolli. Se i protocolli sono sensati e sono ferrei, all'interno dei protocolli gli artisti sapranno inventarsi le cose. Per cui questa cosa io non la reputo difficoltosa. C'è la possibilità di reinventarsi dei Globe Theater all'interno dei caseggiati e dei palazzi. Ci potrebbe essere un'altra modalità, per cui quello poi dipende dalla forza economica che si può avere nei progetti, dalla creatività di ognuno di noi.
A me preoccupa invece il contrario, cioè noi ci poniamo sempre il problema della salvaguardia del pubblico e non ci poniamo mai il problema della salvaguardia degli attori, che è la più problematica, perché comunque gli spettatori sono protetti, quelli che non sono protetti sono gli attori, che invece insomma fino a prova contraria dovranno andare in scena senza mascherina, probabilmente si dovranno baciare, i danzatori che si sudano addosso, quindi il problema dovremmo porcelo rispetto a noi, non rispetto al pubblico. Dall'altro lato invece non si parla mai di quanto desiderio può avere il pubblico di venire a teatro in queste condizioni, perché anche lì deve essere un piacere. Se inizia a non essere un piacere e inizia ad essere così violentemente pieno di regole e di impossibilità di lasciarsi andare ad un'emozione, mi chiedo quanta desiderio e quanta voglia può avere un pubblico di venire a teatro. Il Teatro Argentina, che 900 posti, 1000 posti farà, ce ne vanno 400, ma non 400 assieme, 400 dislocati in tutto lo spazio. C'è una cosa mortificante per il pubblico che non fa comunità, cosa sulla quale si basa il teatro, ed è mortificante per un attore che recita e vede questi omini sparpagliati nello spazio. Un libro molto bello che io ho letto abbastanza di recente, un paio di anni fa, ed era un momento delicato e che mi ha aiutato appunto a tenere la rotta. L'uomo che trema di Andrea Pomella, in questo libro molto, molto bello e molto coraggioso, Pomella parla della sua depressione e di come sia riuscito ad uscirne, o comunque a diradare le nebbie, e lo fa in maniera molto molto vera, pulita e coraggiosa. C'è un film che a me mette molta allegria, mi commuove anche ancora oggi. Era un film fino agli anni '80, veniva fatto spessissimo a Natale, perché io mi ricordo di averlo visto tante volte a Natale. Adesso non lo fanno più. Quando ero piccolo io mi ricordo che vedevo sempre questo film La vita è meravigliosa di Frank Capra, con un James Stewart straordinario. Però parla di quest'uomo che, insomma, mangiato dai debiti, nella notte di Natale sta per buttarsi da un ponte. Lo salva un angelo. Ci arrivano delle preghiere in cielo, perché quest'uomo poi in realtà è molto amato. Lui vede che la sua vita sta andando a rotoli, però è una persona anche molto amata. E arriva questo angelo di seconda categoria. In un momento critico dice: io avrei preferito non vivere, cioè non essere nato, la mia vita non è servita a nulla. Lui gli fa vedere cosa sarebbe successo se non fosse nato, cioè quanta solitudine, quanta disgrazia ci sarebbe stata nella sua comunità se lui non fosse nato. Quello è un film che ogni volta mi commuove, però veramente mi fa pensare quanto non capiamo che le cose che facciamo sono importanti per noi, ma sono importanti per quelli che stanno intorno a noi. Allora, se è vero che qualcuno batte le ali in Amazzonia, quella è una cosa che ogni volta che la vedo, se ci penso, è una cosa che mi dà stimolo a dire: cazzo, no, il mio operato è importante, anche se io non vedo tutta l'importanza che in realtà ha. La musica tutta è lenitiva per quanto mi riguarda in ogni momento della vita. E poi ci sono delle canzoni importanti, certe canzoni di Vasco Rossi che sono state molto lenitive, tipo Vivere. E poi per esempio parlo di un mio compaesano che è Dario Brunori, Canzone contro la paura, che dice questa cosa alla palissiana, semplice però di grande efficacia, che alle volte basta una stupida canzone per ricordarti chi sei.